Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi ho portato in un'altra isola del Golfo di Napoli e siamo a Procida. I want to decide now. The sooner that I get to find out, the better I can get by. But I don't even know how to feel about it. Feel about it. How to feel about it. No, I don't even know. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Quest'oggi vi porterò a scoprire un'isola, eletta l'isola della cultura 2022. Ci sono 3 porti per raggiungerla: il Molo Beverello a Napoli Centro, Pozzuoli e questo che ho scelto io è Acqua Morta, una frazione di Monte di Procida. L'isola possiamo vederla qui davanti a noi, sono giusto 20 minuti di percorrenza con il traghetto per un prezzo di 10 euro andata e ritorno, più 3 euro tasse che si devono pagare se non sei residente. Qual è l'isola? Andiamo e ve lo farò scoprire. All'isola di Procida, un'isola molto piccola, è un ex villaggio di pescatori, ancora al giorno d'oggi famosissimi mercati di pesce dove si vende pesce fresco direttamente dalle imbarcazioni ai turisti e alle persone che vivono sul posto. È un'isola di 5 km quadrati, molto più piccola rispetto alle sorelle Ischia e Capri, che hanno sviluppato il turismo molto tempo prima, a partire dall'800, mentre Procida invece è arrivata in un secondo momento, proprio perché era un villaggio dove si concentravano solo pescatori e contadini locali. Infatti i prodotti gastronomici qui sono molto freschi, tutti coltivati sull'isola. Adesso iniziamo il nostro tour e incamminiamoci per le stradine di Procida alla scoperta delle cose più belle che vi mostreremo presto. Andiamo. Continuiamo a salire per queste stradine di Procida, perché Procida, non essendo un'isola molto grande, non è che ci sono tante strade diverse da prendere. Quelle principali sono 3-4, tra cui via Roma, che è la parte dello shopping, la parte principale, la strada che si arriva da Marina Grande. Ci spostiamo e stiamo andando verso una delle parti più storiche, ossia il centro storico dove una volta gli abitanti di Procida andavano a rifugiarsi in caso di invasioni da parte di imbarcazioni. Una cosa che voglio dire a tutti: Procida, la maggior parte delle strade sono tutte in salita, però dove c'è una salita, ricordatevi, c'è sempre una discesa. Da un quarto d'ora per arrivare alla città murata, la parte più antica di Procida. Però fermi, guardate qui sulla destra il panorama della Corricella. Qui c'è il porto della Corricella e c'è la vista più bella di Procida con tutte queste case colorate. Guardate che spettacolo. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every Mi è piaciuta? Direi proprio di sì, perché questa vista è spettacolare. Per me una delle viste più belle delle 3 isole che possiamo trovare in Campania: Ischia, Capri e Procida. Procida è fantastica, si può ancora sentire proprio quella cosa che è rimasta come erano un tempo. Le persone sono molto umili, molto gentili rispetto alle altre 2 isole, soprattutto Capri, dove ormai la gente si è montata la testa. È diventata un'isola di lusso, ma un'isola vera e propria nel Golfo di Napoli deve essere così. Siamo arrivati alla terra murata, costruita nell'antichità ai tempi del Medioevo per far nascondere tutta la popolazione di Procida dalle invasioni barbariche e poi in un secondo momento dalle invasioni dei Saraceni. Il nome città murata deriva proprio dal fatto che ci sono tutte queste mura che coprono la città a 360 gradi. È la parte più alta dell'isola e c'è una delle viste più belle. Cosa da ricordare: questo posto divenne prima una scuola militare, poi in un secondo momento divenne un posto per ergastolani. A differenza di Capri, la maggior parte delle spiagge qui sono libere, se non tutte le spiagge, quindi ovunque volete potete portare un asciugamano, una sediolina e tranquillamente vi mettete
sulle spiagge e vi godete l'acqua che è spettacolare, non ha niente da invidiare né a Ischia e né a Capri. Abbiamo esattamente la stessa acqua qui a Procida, solo con prezzi molto più contenuti e molta più tranquillità, perché non è così turistica come le altre due. Continuiamo con il nostro giro alla scoperta delle bellezze di quest'isola fantastica. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Ragazzi, scendiamo giù verso la coricella. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Per scendere giù alla coricella si passa attraverso tutte queste stradine e questi canali con una pendenza assurda, guardate qui. Cioè sembra quasi che sto scendendo giù da una montagna ed è anche molto molto piccolo. Oh, I feel so alive. Ragazzi, dopo le scale siamo giunti, come direbbe un procitano, in terra a coricella, che vuol dire al porto della Coricella, dove possiamo trovare tutte le case colorate. Tra archi, cupole, finestre, scale, facciate variopinte, tra un piatto di pesce fresco e una limonata dissetante, si respira veramente un'area di vacanza. Ma soprattutto lo sapevate perché qui alla Coricella tutte le case sono colorate? Io penso proprio di no. Adesso ve lo dico. Le case sono colorate perché la leggenda dice che i pescatori dovevano riconoscere le loro case già da prima che entravano nel porto, così quando venivano già sapevano dove dovevano andare. Queste spiegazioni le trovate solo sul mio canale, I was Traveler. in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, cause I found my way. Cause I found my way. Questa è una delle mie zone preferite, la Coricella, dove se volete venire a fare un aperitivo il pomeriggio al tramonto oppure a bere una cosa con gli amici è il posto più movimentato di Procida, perché Procida è un'isola molto tranquilla, però qui potete trovare giovani, divertimento, musica e anche relax allo stesso momento e godere di un tramonto bellissimo. Continuiamo. I found my way, I found my way. Siamo spostati da Marina Grande, abbiamo preso un pullman L2 direzione Chiaio Lella, completamente la parte opposta dell'isola di Procida, dove c'è un ponte che collega l'isola da un'altra isola, sempre che fa parte di Procida, l'isola di Vivara, che si dice che un tempo era formata da un cratere spento che al giorno d'oggi è stato sommerso, però è uno dei posti da vedere assolutamente a Procida perché ha una vista fantastica di Capri, di Napoli e del Vesuvio, oltre ad essere un parco nazionale protetto. Purtroppo quando non si conoscono i posti e si va all'avventura spesso può capitare, c'è un cancello avanti, il parco protetto è chiuso, non si può accedere, però abbiamo scoperto queste rocce che si trovano sotto al ponte dove l'acqua, come vedete, è cristallina, quindi ci fermiamo qui, ci facciamo un bagno a mare che è dovuto perché fa veramente caldo, quindi stuffiamoci. Finalmente siamo ritornati al porto principale dove andremo alla ricerca di questo dolce del posto che tutti ci stanno indicando e si chiama lingua di bue. Non è una cosa salata, è una cosa dolce. Chiediamo un po' e vediamo dove possiamo andare a mangiarla. È una cosa che non ho mai assaggiato e non avevo mai sentito prima. Mi hanno consigliato questo bar chiamato Dal Cavaliere, un bar organizzato malissimo, però mi hanno detto che le lingue sono state create da loro, quindi un dolce tipico proprio di questo bar. Assaggiamole e vediamo come sono. C'erano tre gusti, al cioccolato, a crema e alla crema di limone. Eccola. Questa è appena stata sfornata e bollente. Diamo un morso e assaggiamo. Perplessi. Non mi è piaciuto per niente. Tra tutti i dolci che ho assaggiato in giro per il mondo, ho assaggiato veramente tanti cibi, sia dolci che salati, posso dire questo è pessimo. Mi dispiace lasciare Procida perché si sta veramente bene. C'è quell'aria diversa rispetto alle altre due isole. Qui è tutto molto più rilassato, molto più tranquillo, la gente è molto più lenta e tendono a godersi le giornate in un'area di pace e tranquillità. Però vabbè, è arrivato il momento di tornare a Napoli, ritorniamo al traghetto.
ragazzi, un'altra fantastica avventura è terminata sul canale di Loud Travelers. Mi raccomando, guardate il video, se vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto un commento e fatemi sapere come posso migliorare il mio canale. Un bacio a tutti e grazie mille per seguirmi, ciao ragazzi.